Ciao a tutti! Oggi andremo ad analizzare una curiosità matematica che potrebbe in qualche modo giustificare come mai, ai tempi dell'origine dell'universo, la materia ha prevalso sull'antimateria. Tutto ciò potrebbe avere a che fare con la freccia del tempo, e cioè con la direzione verso la quale il tempo scorre. La nostra realtà, si sa, si svolge dal passato verso il futuro. Potrebbe esistere una realtà che va verso il passato? Si ritiene che la materia presente nel nostro universo sia materia ordinaria, eppure, secondo gli scienziati, alle origini l'universo doveva essere composto da materia e antimateria in egual misura, quindi c'è stato un momento della sua vita nel quale la materia ha prevalso sull'antimateria, ma ancora non si è certi di quando e del perché ciò sia accaduto. Noi siamo qui oggi a discutere della conseguenza matematica della formula fisica più famosa di tutti i tempi, e cioè E uguale mc quadro. Come tutti saprete, fu Albert Einstein nel 1905 a pubblicare la formula in uno studio sull'energia dei corpi, anche se secondo alcune fonti il primo a pubblicarla fu addirittura Oliver Heaviside nel 1890. E uguale mc quadro in pratica ci dice che l'energia equivalente di un corpo di massa m equivale alla sua massa moltiplicata per c al quadrato, e cioè per la velocità della luce al quadrato. Non andiamo a vedere i calcoli della formula nel dettaglio, a noi basta sapere che lo step immediatamente precedente alla formula così come la conosciamo è E al quadrato è uguale a m al quadrato per c alla quarta, alla quale poi, per essere ridotta ai minimi termini, deve essere applicata la radice quadrata a ogni termine, restituendo l'equivalente E uguale mc quadro. Ma che tipo di funzione è la radice quadrata? La radice quadrata del numero y restituisce un numero x, tale che x moltiplicato per se stesso dia y. Per esempio, la radice quadrata di 16 è uguale a 4, poiché 4 per 4 fa 16. A scuola ci insegnano una cosa molto importante, e cioè che due numeri negativi moltiplicati tra loro danno un risultato positivo, per cui sì, 4 per 4 fa 16, ma anche meno 4 per meno 4 fa 16. Questo significa che applicare la radice quadrata a 16 e scegliere solo 4 come risultato esclude il meno 4 dalle possibilità reali della soluzione della funzione. Questo è il motivo per cui il numero risultante da una radice quadrata dovrebbe essere sempre preceduto dal simbolo più o meno. Quindi, per essere corretti dal punto di vista teorico, dobbiamo dire che radice di y è uguale a più o meno x. Quindi nel nostro esempio, radice di 16 è uguale più o meno 4. Ovviamente ci sono situazioni reali della vita di tutti i giorni per le quali prendere il risultato negativo non ha senso. Se per esempio dico che ho un quadrato di area uguale a 16 cm quadrati e voglio conoscere la dimensione di uno dei suoi lati, applico la radice quadrata a tale scopo. Matematicamente la soluzione è più o meno 4 cm. In questo caso però non avrebbe senso prendere il risultato negativo, perché nella nostra realtà 3D la misurazione della lunghezza di un lato può restituire solo un valore positivo. Quando Einstein applicò la radice alla formula radice di e quadro uguale radice di m quadro per c alla quarta, avrebbe dovuto specificare che la soluzione reale era E uguale più o meno mc quadro. Non che Einstein non lo sapesse, ma la soluzione negativa sembrava non avere senso nel mondo reale, anche se poi da studi successivi si scoprì che esiste anche l'energia negativa, ma non siamo qui ad occuparcene oggi. Abbiate pazienza. Questa nostra analisi dei risvolti reali della funzione radice quadrata sta per tornarci utile a breve. Osserviamo di nuovo la formula E uguale mc quadro.
In essa l'unico fattore noto è c quadro, visto che la velocità della luce si sa equivalere a 299.792,458 km al secondo. Quindi questa formula viene utilizzata da chi vuole conoscere l'energia di un corpo di cui conosce già la massa, oppure tramite formula inversa per calcolare la massa di un corpo di cui si conosce già l'energia. Nessuno usa la formula per calcolare la velocità della luce, la quale è già nota. Eppure dalle formule inverse avremo che c al quadrato è uguale a e fratto m. Quindi radice di c al quadrato è uguale a radice di e fratto m. Quindi c è uguale a più o meno radice di e fratto m, da cui si evince che la velocità della luce può essere anche negativa. Ma andiamo a vedere cosa può significare parlare di velocità in generale e di velocità negativa. La velocità è rappresentata da un vettore senza segno. L'inclinazione della freccia nei tre assi cartesiani indica una direzione di moto, mentre la sua lunghezza indica il valore della velocità. Se io fossi su un'astronave A in un punto qualsiasi dello spazio e un'altra astronave B mi sorpassasse a 10 km/h, si potrebbe affermare che B va più veloce di A di 10 km/h. Per esempio, A va a 100 km/h e B a 110 km/h. O in altre parole, A va più lenta di B di 10 km/h. Altrimenti potremmo dire che A è ferma e B si muove in avanti a 10 km/h. Oppure potremmo dire che B è ferma e A va in retromarcia di 10 km/h. In tutti gli esempi è chiaro che la somma delle velocità relative di A e di B è tale che le astronavi si stanno allontanando l'una dall'altra e che dopo un'ora saranno distanti 10 km. Come infatti ci insegna ancora una volta Einstein nella teoria della relatività, la velocità è relativa all'osservatore. In assenza di un punto di riferimento fisso, universalmente identificabile, il quale oggettivamente non esiste, si può solo dire che la distanza tra due corpi aumenta a una certa velocità, oppure diminuisce nel caso gli oggetti si stiano avvicinando. Quindi l'unica certezza è che le nostre astronavi si stanno allontanando l'una dall'altra. Nell'esempio, la loro distanza aumenta di 10 km ogni ora, quindi la velocità è sempre positiva. Anche nel caso nel cui la loro distanza stesse diminuendo, starebbe diminuendo di 10 km ogni ora, quindi la velocità è positiva. Abbiamo visto così che nella nostra realtà non ha senso parlare di velocità negativa. Einstein fu anche il primo a smettere di parlare di spazio e di tempo come enti distinti e iniziò a considerarli nell'unico evento spazio-tempo che è universalmente accettato oggi. Malgrado non sia nuova a questi argomenti, pensare alla realtà in questi termini mi dà ancora i brividi per l'emozione. Un corpo che esiste nella nostra realtà, anche se appare fermo nello spazio, comunque si muove, per così dire, nello spazio-tempo. L'implicazione più importante di questo enunciato è che un oggetto che sta fermo nello spazio si muove solo sulla linea del tempo alla massima velocità possibile. Notare il termine velocità tra virgolette perché non stiamo parlando di una velocità intesa come uno spazio percorso in un certo tempo, in questo caso. Un oggetto che invece si muovesse nello spazio alla velocità della luce, sempre che questo fosse possibile, si muoverebbe solo sulla linea dello spazio e avrebbe movimento sulla linea del tempo nullo. Per esso il tempo sarebbe fermo. Facciamo un esempio. Io sto guidando una macchina a 100 km/h verso nord. La mia velocità è distribuita solo in quella direzione. A un certo punto la strada volta a 45 gradi verso nord-est. Io vado sempre a 100 km/h, ma non mi sto muovendo più solo verso nord, ma anche verso est. Dopo un po', la strada gira ancora di 45 gradi verso est. Ora vado sempre a 100 km/h, ma verso est e non mi muovo affatto verso nord. La nostra realtà si muove nello spazio-tempo. Per paragonare la realtà all'esempio precedente, facciamo coincidere lo spazio con l'asse est e il tempo con l'asse nord. La velocità con cui ci si muove nello spazio-tempo è costante. Se aumenta la velocità nello spazio, cala la velocità nel tempo.
Nella nostra vita di tutti i giorni, però, ci muoviamo a velocità insignificanti rispetto a quella della luce, per cui ci muoviamo a velocità bassissima nello spazio e quasi completamente nel tempo, a velocità positiva, cioè dal passato al futuro. Che si sappia, nessun oggetto della nostra realtà si muove a velocità negativa e quindi verso il passato, ma tutto va verso il futuro. Ma allora cos'è che potrebbe muoversi a velocità negativa e quindi verso il passato? Ovviamente non lo sappiamo, ma potremmo formulare un'ipotesi. Potrebbe essere che esista un antiuniverso fatto di antimateria che si muove nel nostro stesso spazio-tempo, ma che viaggi verso il passato? Oppure a causa della sua freccia del tempo negativa abbia dato origine a un proprio spazio-tempo in un'altra dimensione? Questo potrebbe giustificare la scomparsa dell'antimateria, la quale non è realmente scomparsa, ha solo iniziato a viaggiare nella direzione temporale opposta alla nostra, e materia e antimateria in realtà non si sono mai incontrate. Affascinante, no? Un antiuniverso che viaggia verso il passato. Ho posto il quesito a un esperto del settore. Cito di seguito l'estratto di una risposta pervenutami dal fisico Stefano Marcellini, che lavora nel campo della fisica delle particelle, al quale ho proposto la mia idea. L'idea che l'antimateria sia materia che viaggi indietro nel tempo non è nuova e proviene addirittura da Richard Feynman, che di fisica se ne intendeva, anche se oggi questa ipotesi non è accettata dalla comunità scientifica. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, le leggi della natura sostanzialmente non fanno differenza fra materia e antimateria, e questo è un grosso dilemma, perché non si spiega come mai l'universo abbia scelto di essere composto di un solo tipo di materia e abbia scartato l'altra, che noi per convenzione chiamiamo antimateria, quando sostanzialmente tutti i fenomeni fisici noti non distinguono in alcun modo i due tipi di materia. Recenti esperimenti hanno mostrato ad esempio che un antiatomo di idrogeno, costruito in laboratorio a partire da un antiprotone e un antielettrone, detto anche positrone, hanno spettri atomici identici e quindi materia e antimateria darebbero luogo a legami chimici identici. Positroni e antiprotoni, inoltre, hanno massa identica ai loro partner ordinari e si distinguono solo per la carica elettrica opposta, e più in generale per avere numeri quantici opposti. Attenzione! Esiste però un processo tipico delle interazioni deboli, cioè di fenomeni del mondo subnucleare, che distingue, anche se in modo molto sottile, processi che coinvolgono particelle con processi che coinvolgono antiparticelle. Questo tipo di processi è molto raro e la differenza fra materia e antimateria si manifesta in una diversa probabilità che certi processi avvengano se essi coinvolgono particelle rispetto alle antiparticelle. Questa sottile differenza fra materia e antimateria è legata a certe operazioni matematiche che si possono compiere sulle leggi fisiche che hanno a che fare con la freccia del tempo. Quindi la freccia del tempo in qualche modo subdolamente ha a che fare con la differenza fra materia e antimateria, anche se non propriamente come da lei ipotizzato. Tuttavia, questi processi finora scoperti non sembrano sufficientemente frequenti per spiegare come mai l'universo si sia sbarazzato dell'antimateria fin dai suoi primi istanti di vita, e su questo aspetto la ricerca è molto attiva. Ringrazio di nuovo Stefano Marcellini per la risposta. C'è un grande paradosso nel concetto di antimateria che viaggia indietro nel tempo, lo so, me ne rendo conto. Ogni anno nei laboratori del CERN di Ginevra viene prodotta qualche frazione di nanogrammo di antimateria. Se fosse vero che essa viaggia verso il passato, gli scienziati non si accorgerebbero mai di riuscire a produrla, perché appena creata essa partirebbe verso il passato, scomparendo subito dal nostro continuum. Oppure, ancora più paradossalmente, gli scienziati rivelerebbero antimateria già prima che si accingessero a produrla, imbattendosi in quella che devono ancora produrre
ma che sta già tornando indietro dal futuro. Non so se vi arrivo. Oppure ancora, l'antimateria non è stata ancora ben compresa e quella che viene prodotta al CERN è un tipo diverso da quella dell'universo primordiale. Chissà. Nei miei video cerco sempre di dare spunti di riflessione interessanti e spero che anche questo lo sia stato. Se i miei video vi piacciono, condivideteli con gli amici e se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao, grazie e alla prossima!